Buonasera amici di MRTV e benvenuti a questa nona puntata de Il cittadino sovrano. Diamo il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao a tutti, buona serata, benvenuti. E l'ospite di stasera è ovviamente un ospite d'onore che almeno per me insomma è così, e abbiamo Sergio Magaldi. Ciao Sergio. Ciao Serena, ciao Marco. Ciao, Sergio. Benvenuto Sergio Grazie. e grazie ovviamente per aver accettato l'invito di essere qua questa sera. Argomento vasto stasera, direi pure, insomma, titolo della trasmissione stasera è proprio il cittadino sovrano, ieri, oggi e domani. Quindi io direi di partire un po' con quelle che magari potrebbero essere state le origini del cittadino sovrano. Sergio. Sì, la questione insomma è molto complessa, nel senso che dovremmo esaminare molti aspetti, no? Per esempio, a cominciare dalla Costituzione italiana e vedere non soltanto nei 12 principi fondamentali, soprattutto i primi 4, no? E poi gli articoli dal 13° al 28° che proprio parla dei diritti del cittadino. Se guardiamo, quindi questo per ieri, nel senso che la domanda potrebbe essere in che misura e fino a che punto sono stati realizzati i principi costituzionali e gli articoli che riguardano i diritti civili. Perché i primi 4 principi fondamentali, voi sapete che esistono 12 principi fondamentali della Costituzione e poi ci sono divisa nelle varie parti, ci sono gli altri articoli della Costituzione. Bene, diciamo quello da cui partire è proprio il primo principio fondamentale, che al secondo comma recita che la sovranità appartiene al popolo, che poi però si aggiunge che la esercita nei limiti della Costituzione. Ma se guardiamo poi agli articoli che seguono, cioè la domanda innanzitutto è questa: fino a che punto il popolo è stato sovrano? E se il popolo è stato sovrano, in che misura il cittadino è stato sovrano ieri? E poi per risponderci dovremmo chiederci se per esempio lo Stato ha fatto in modo che si realizzasse nello spirito e direi anche nella lettera il secondo comma del principio terzo, no? Che dice che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che di fatto, no, non determinano la eguaglianza dei cittadini, dopo aver affermato che tutti i cittadini sono liberi, uguali, eccetera. E ancora il principio quarto, che parla di diritto al lavoro: in che modo il diritto al lavoro del cittadino si è realizzato. E se poi passiamo agli articoli dal 13 al 28, l'articolo 13 parla che dice che la libertà personale è inviolabile. L'articolo 14, ecco, può essere interessante l'articolo 14 con riferimento all'oggi, per esempio. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di salute, di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Ora, non mi risulta che, cioè, secondo questo principio, nessuno avrebbe, in mancanza di una legge, diritto ad accertare se per esempio io sono in possesso o no del Green Pass, tanto per dirne una. Questo mi pare il senso di questo articolo, no?
ci vogliono leggi speciali per ispezionare, quindi per accertarsi di una certa condizione di salute. E poi ancora, vabbè, e poi si parla negli articoli che seguono di libertà garantite per quanto riguarda, e questo è un altro, per esempio l'articolo 16 parla della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Dice sono inviolabili. Ecco, fino a che punto oggi con la tecnologia avanzata, con l'uso di internet, con l'uso del telefonino, questo è vero, è un bel interrogativo, cioè fino a che punto la nostra comunicazione è segreta e inviolabile. Quindi è una domanda che ci dobbiamo porre. E quindi il passato, diciamo, ci porta all'oggi e a queste domande che riguardano l'oggi. E ancora su ieri domandiamoci come ha funzionato, per esempio, che è importante, forse è un dato fondamentale, come ha funzionato la pubblica amministrazione nei confronti del cittadino. Direi male se il ministro Brunetta dichiara che il suo sogno è quello di vedere una pubblica amministrazione dove regni la gentilezza, la cortesia e l'efficienza. E se è vero che è stato fatto un decreto legge a firma di Draghi, dello stesso Brunetta e di Marta Cartabia per le implicazioni che riguardano la giustizia, per appunto per una riforma della pubblica amministrazione, l'ennesima riforma della pubblica amministrazione che tutto sommato fin qui si registra con che cosa? Con nuovi concorsi pubblici, cambiano i concorsi pubblici, nel senso che insomma il cambiamento è che si introducono accertamenti di carattere informatico, si riducono le prove da 2 a 1, cioè salta la prova orale e praticamente poco altro, no? Quindi in sostanza c'è come terzo aspetto l'esame dei titoli, che poi si presta a molte valutazioni di carattere clientelare, perché evidentemente sì, probabilmente si darà un punteggio a ciascun titolo, ma insomma questo è. Peraltro nella pubblica amministrazione quindi c'è un'aspirazione che riguarda più il domani che lo ieri o l'oggi. E per venire all'oggi più propriamente, noi dobbiamo domandarci che non c'è soltanto la pubblica amministrazione, ma noi veniamo in contatto con numerose aziende pubbliche e private che fino a che punto rispettano la sovranità del cittadino? Questa è la domanda. Cioè, quando per esempio cerchiamo di comunicare con qualche azienda, ci risponde il call center, ci sono delle aziende addirittura che non hanno possibilità di essere cercate telefonicamente, ma con cui puoi solo chattare. L'esempio classico, io che seguo anche il calcio, è DAZN, che non ha una possibilità di essere, come dire, reperita attraverso il telefono, a differenza di Sky, ma con cui puoi solo chattare, insomma, no? Con tutto quello che questo significa, perché a risponderti è spesso un automa che parla e ti risponde per quello che capisce, cioè poco. E poi quindi voglio dire, e poi ancora qualsiasi pagina di internet voi aprite, troverete sempre la richiesta di accettare i cookie, no?
cioè la navigazione in rete è diventata quasi impossibile, ogni pagina ti richiede questo. E qui mi viene in mente un libro che ho avuto modo di presentare, proprio mi pare c'era anche Serena, cioè il famoso Capitalismo della sorveglianza, no? Di Shoshana Zuboff, dove fa un'analisi veramente puntuale di quello che oggi è il vero capitalismo, basato appunto sulla globalità dell'informazione e sulla possibilità, tra virgolette, di rubare attraverso le informazioni dei contenuti privati che poi servono soprattutto per la pubblicità, ma anche per controllare il cittadino. E ancora diciamo, la situazione dell'oggi, mi viene in mente quello che è un diritto a cui prima facevo riferimento, che non sembra proprio rispettato e che riguarda l'attualità, purtroppo l'attualità legata alla pandemia. Cioè c'è una delibera del 14 giugno di quest'anno del Consiglio d'Europa, è un regolamento del Parlamento europeo nel quale si dice espressamente, vi leggo brevemente cosa è scritto: è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate. Seguono degli esempi e qui c'è un po' di ambivalenza, perché gli esempi sono, per esempio, che non c'è tra gli esempi il fatto che uno semplicemente non voglia farlo, no? Ci sono altri esempi di altro tipo. Però poi continua: pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti-Covid-19 non dovrebbe, quindi anche qui c'è un po' di ambivalenza, costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri, quale linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisca un diritto o un obbligo a essere vaccinati. Quindi, voglio dire, di fronte a chi sostiene che il Green Pass è una come dire, è una misura politica, ancorché a giustificazione sanitaria, che lede in qualche misura i diritti dei cittadini, la questione appare discutibile anche proprio in relazione a questa delibera del Consiglio. Ma c'è proprio su questo tema c'è un altro articolo interessante che adesso voglio vedere. Ecco, l'articolo 16 della nostra Costituzione dice: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Attenzione, perché qui sembrerebbe quindi normale che lo Stato ponga questo limite, perché molto spesso noi ci troviamo all'affermazione di diritti, ma poi con il ma, cioè diritti che sono poi mitigati, no, da alcune limitazioni. Attenzione, perché qui la limitazione è basata sul fatto che la legge stabilisca questa limitazione in via generale per motivi di sanità. Ora, un'interpretazione puntuale
dovrebbe far riflettere su quel in via generale, cioè a dire o lo si stabilisce per tutti o non si può discriminare, cioè se lo faccio in via generale per un motivo qualsiasi, come può essere un'epidemia, allora non hai diritto di circolare, lo devo fare per tutti, ma non posso discriminare perché almeno l'articolo 16 della Costituzione non me lo consente. Questa è la mia interpretazione, naturalmente si possono avere interpretazioni diverse. E sul domani, sul domani io sono abbastanza pessimista, perché se noi, cioè probabilmente pessimista in questo senso, probabilmente avremo anche forse maggiori diritti soddisfatti, ma saranno sempre più sottoposti a delle contromisure, cioè i diritti o quelli che ci vengono fatti passare per diritti li avremo solo in base ad un certo comportamento. È un po' come il discorso della pagina di internet quando stai navigando, che si apre solo a condizione che tu digiti su accetto, e altrimenti non si apre. Quindi la prospettiva che vedo purtroppo per il domani è magari di una dilatazione persino dei diritti, ma a questa condizione. Per il momento mi fermo. Marco, cosa vuoi aggiungere a tutto quello che ha detto Sergio? Ma allora, innanzitutto lo voglio sottoscrivere, nel senso che ha usato appunto tanti concetti e termini pregnanti e carichi di significato. Soprattutto ho apprezzato verso l'inizio quel termine che avevamo analizzato anche insieme io e te, Sereno, ovvero dell'eguaglianza. Tante, troppe volte spacciato per uguaglianza, e tante volte porta a serie confusioni. Ma allora, Sergio giustamente chiedeva quanto è stata applicata la Costituzione ad oggi rispetto a quello che erano gli intenti, e poi giustamente dall'analisi che ne ha fatto, io a questo punto farei addirittura un passo indietro, cioè prima ancora di vedere quanto è stata applicata, la domanda che mi faccio sempre più spesso, anche grazie alle belle suggestioni che ci ha dato Sergio, è quanto è stata capita, perché noi ad oggi appunto ci ritroviamo quotidianamente con anche articoli di giornale a piena pagina con foto, trionfo, famoso costituzionalista dice che questa roba qui può essere considerata costituzionale, e da lì si innescano voli pindarici su parole prese a caso, vari giri di parole. Ecco, se ha una cosa di buono la nostra Costituzione è che è molto chiara. Chi ha letto i lavori preparatori e quello che è stato tutto il lavoro della Costituente sa quante sedie sono volate anche solo per la decisione dei singoli termini e della singola punteggiatura. Questo perché non c'è nulla di casuale o interpretabile nella nostra Costituzione. Era tutto molto chiaro nella testa dei costituenti. Poi ovviamente si è dovuti addivenire, come sempre, a dei compromessi, perché c'erano varie sensibilità, varie anime, ma in quel momento la Costituzione, pur non essendo ancora nata, era sicuramente molto meglio capita, percepita ed applicata, perché si trattava di un momento storico dove tante cose erano venute a mancare e, come spesso accade, ci accorgiamo di quanto sono importanti certe cose, certe persone, certi aspetti della nostra vita solo quando poi arriviamo a perderli. Finché li abbiamo, un po' come i giochi per i bambini, improvvisamente si accorgono che volevano proprio quel gioco quando glielo si toglie. E questo ha portato veramente poi a quel punto sia un periodo di benessere estremo, proprio perché quelli sono i principi fondamentali per avere un vero cittadino sovrano e una vera società
degna di tale nome, quindi che punti al progresso, che punti sempre al miglioramento delle proprie condizioni, dei propri diritti, primariamente economici, perché poi, parliamoci chiaro, è più facile rivendicare un diritto con il conto corrente pieno piuttosto che con 20 euro di saldo sul conto corrente. È molto più difficile fare uno sciopero o rivendicare un diritto se mi devo preoccupare di come mangiare domani. Quindi il diritto all'indipendenza economica è uno dei primi diritti e non a caso proprio l'articolo che leggeva Sergio imponeva allo Stato, faceva obbligo nei confronti dello Stato di andare a rimuovere tutti quegli ostacoli che potevano non annullare, ma anche solo limitare o ridurre la realizzazione di quell'obiettivo, perché era chiaro che una persona autonoma, indipendente, non può essere schiacciata con la stessa facilità di una persona precarizzata e in situazioni di indigenza, che verosimilmente sarà disposta ad accettare dei compromessi sempre al ribasso pur di tirare a campare. E non è un caso se proprio Calamandrei, in uno di quei bellissimi discorsi che fece agli universitari, terminò ancora reperibile in rete, terminò il suo discorso proprio rivolgendosi agli studenti universitari con molto pathos, dicendo vigilate sulla Costituzione, perché altrimenti questa Costituzione ha lo stesso identico valore di un qualsiasi pezzo di carta che avete poggiato sui vostri tavoli, perché lì c'è scritta la via, è un po' come una mappa. Allora, io posso avere una piantina, una mappa di dove devo andare, ma la mappa è fine a se stessa, non mi porta da nessuna parte se poi non sto attento, non la applico, non la osservo e non la seguo. E questo purtroppo l'abbiamo visto in maniera plastica, anche per un aspetto secondo me molto importante. Si compie sempre meno quell'azione che invece deve essere fondamentale, di pensare non solo a quello che è il proprio orticello, diciamo, ma a quello che è il giusto delle cose in valore assoluto. Vi faccio un esempio molto pratico. All'inizio, quando fu invocato il lockdown, dove ci dovevamo fermare un attimo in quel momento per correre più velocemente dopo, ci fu una prima scissione della popolazione. Perché? Perché da una parte c'era una parte della popolazione che vedeva questa limitazione, magari anche di buon occhio, perché tutto sommato c'era della paura, ma si vedeva garantita l'entrata economica, quindi quello che era lo stipendio mensile, il salario. Dall'altra parte c'erano degli imprenditori già alla canna del gas, già fortemente provati dalla crisi del 2008, da quella del 2011 e da una situazione economica non florida, che dopo pochi giorni già vedevano nero, perché si vedevano annullate tutto quello che era la loro vita. E questa cosa non veniva capita. Adesso abbiamo assistito al fenomeno uguale contrario, ovvero con quest'ultima parte questo paradigma è stato ribaltato, ma come poi è successo sempre nella storia recente. Non si è mai colpiti tutti nello stesso momento, si va per settori e mano a mano gli altri settori non capiscono mai il potenziale pericolo di quella minaccia quando arriverà anche a loro. Quindi adesso cosa abbiamo visto? Che quando effettivamente, in virtù appunto di questa legge sul Green Pass, che si è deciso la sospensione degli stipendi e così via, senza neanche entrare nel merito di quanto fosse giusta, magicamente molti hanno capito e si sono resi conto di cosa voleva veramente dire rimanere a parità di spese mensili e senza un introito. Ecco, io la domanda che mi sono fatto è: cosa sarebbe successo se ci fosse stato un vero spirito di comunità
e se ci fosse stata una vera fratellanza come quella splendida che sentì esprimere i primi giorni dai portuali di Trieste, quando sentì uno dei portuali che diceva: a noi non interessa chi è vaccinato, chi non è vaccinato, molti di noi sono vaccinati, molti no, non ci interessa, ma se rimane fuori uno, rimaniamo fuori tutti. Loro non andavano a maggioranza, il problema di uno diventava il problema di tutti. Quella è la vera potenza, quella è stata la forza, perché solo in quel caso è possibile veramente impostare una battaglia, rivendicare un diritto. Non è mai possibile farlo da singoli, e questo è mancato negli ultimi decenni ormai, dove, e qui chiudo, sempre troppo spesso è passato quel famoso concetto che molti hanno sintetizzato in una battuta: è aumentata la benzina e chi se ne frega, tanto io c'ho il diesel. E così a viceversa. Quindi ognuno pensa a quello che contingentemente gli capita, senza pensare mai che forse magari il giorno dopo aumenterà anche il diesel, e a quel punto scatta un processo perverso tale per cui quello a cui era aumentata la benzina quasi un po' ci gode, e alla fine poi chi ci rimette però sono tutti. Questo è l'unico risultato poi all'atto pratico. Grazie Marco. Allora, io mi chiedo, ci sarà mai un momento in cui il cittadino sarà veramente sovrano? Perché o c'è stato in passato un momento in cui il cittadino è stato davvero, davvero sovrano? Perché rifacendomi un po' a quelle che sono state le vostre narrazioni, ovviamente il sovrano è colui che pensa al bene del proprio popolo. E infatti una volta nell'antichità i sovrani venivano innalzati dal proprio popolo e rimanevano sovrani nel momento in cui il proprio popolo stava bene. E allora domanda che faccio ad entrambi: il cittadino è stato sovrano in passato e eventualmente in quale contesto? Lo è oggi? E cosa dovrà fare eventualmente domani per esserlo davvero? Sergio. Ma intanto direi che giustamente Marco riprendeva il discorso sui principi fondamentali della Costituzione, che non ci dimentichiamo è stata scritta da massoni, liberali, cattolici e comunisti, e questo ci fa ammirare ancora di più che la Costituzione almeno formalmente sia ineccepibile, perché è stata dosata in tutti gli aspetti. Ricordavo proprio ieri che i massoni della Costituente erano un terzo rispetto ai costituenti, e quindi i massoni portavano un'idea di progresso e di libertà, ma poi c'erano le istanze della classe operaia sostenute dai comunisti, socialisti di allora, e tanto è vero, no, che il primo articolo della Costituzione ci dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, no? E poi appunto il secondo comma precisa un concetto che mi pare Marco abbia esplicitato proprio nella parte finale del suo discorso, cioè il cittadino può essere sovrano solo laddove la sovranità appartenga al popolo, cioè nel senso che è impensabile un esercizio di sovranità individuale se non c'è la connessione con tutto il popolo, e allora soltanto in quel caso si determina la sovranità popolare. E indubbiamente la possibilità di rimuovere gli ostacoli di natura economico e sociale, devo dire che fin qui non si è realizzata, ma d'altra parte
la Carta Costituzionale è un programma che deve essere poi realizzato dai governi e dai deputati dei due rami del Parlamento. Quindi non si può poi rimproverare molto alla Costituzione se alcuni dei diritti sanciti dai principi costituzionali e dagli articoli che riguardano libertà civili non siano stati, come dire, realizzati in pieno. Io ripeto a Serena quanto alla domanda di Serena, quanto dicevo prima, cioè sono piuttosto scettico sul fatto che le cose possano migliorare per il futuro, ma sono scettico un po' al modo di Gramsci, no? Pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà, cioè a dire bisogna saper lottare con gli altri per l'affermazione finalmente di certi diritti, anche di quelli che ancora non sono pienamente realizzati, però con il distacco di chi sa come vanno le cose del mondo, che vanno nel senso, osservava Gramsci, di un pessimismo se sono oggetto del pensiero, ma che non devono paralizzare tuttavia la forza della volontà che mira a realizzarli. Marco. Ma allora intanto sono contento perché vedo che tanti utenti stanno interagendo con noi in chat, quindi questo ci fa sicuramente sempre piacere. Però vedo solo che 2 persone di tutte quelle che ci stanno seguendo hanno messo un like, quindi ho deciso che smetterò di parlare fino a che tutti non metteranno un mi piace a questo video. Vediamo se lo fanno. No, vabbè, parentesi a parte, anche qui sottoscrivo pienamente quello che ha detto Sergio, cioè questa è la vera differenza, forse l'avevamo analizzato anche con te Serena, anche quando non c'erano, nei periodi nel quale non c'erano le repubbliche, ma c'erano le monarchie o i vari sovrani, non venivano pescati a caso da un cesto con un bigliettino. Cioè il sovrano fin da quando era bambino subiva o aveva comunque una formazione finalizzata a farlo diventare sovrano. Poi poteva esercitare ovviamente questo diritto bene, poteva esercitarlo male. Ci sono stati anche tanti sovrani che sono stati forse meglio, non recenti diciamo, ma che sono stati anche meglio e hanno meglio e ben gestito la popolazione rispetto a quello che era una repubblica, invece poi nella maggior parte dei casi, diciamo, con tutti i suoi difetti possibili, la repubblica ha sempre garantito maggior benessere. La differenza è proprio in quello che diceva Sergio, quindi che lo si applichi sul sovrano in quanto tale o sul cittadino che deve essere sovrano. La vera differenza la fa verso cosa si esplicita questa sovranità. Cioè se questa sovranità viene intesa nel senso collettivo, pensando a tutta la società, pensando ad un orizzonte che non vada dalla mattina alla sera, ma che analizzi i fatti, cercando di guardarli sempre in prospettiva, cioè cercando di non dare mai un giudizio morale fino a se stesso dello strumento o dell'avvenimento, ma cercando sempre di pensare come possa evolvere quello strumento e quell'avvenimento e cosa potrebbe succedere nel momento in cui dal soggetto A dovesse toccare al soggetto B e così via. Ecco lì, allora a quel punto, che sia a livello del cittadino o che sia a livello del sovrano come l'abbiamo conosciuto nei secoli passati, lì c'è la vera differenza fra una società che possa puntare realmente a un benessere concreto, reale, e una invece dove l'individualismo a quel punto prende il sopravvento a tutto discapito dei molti. Tutto qui.
Infatti Marco, abbiamo detto ancora anche in altre puntate come ogni mio diritto diventa però dovrebbe diventare, mettiamo che qua il condizionale, dovrebbe diventare il dovere a garantire quello stesso diritto anche a tutti gli altri. Quindi andiamo sempre a vedere quella che è la sottile differenza tra diritto e dovere. Ti ringrazio di aver messo questo messaggio, Marco, perché bisogna saper lottare per il libero arbitrio prima che sia tolto del tutto o in parte, perché questo messaggio appunto mi dà uno spunto ulteriore, che il libero arbitrio è importante, che qualcuno lo confonde. Il libero arbitrio non è fare ciò che si vuole quando si vuole. Il libero arbitrio è il saper scegliere la cosa più corretta in quel momento da fare, cioè la scelta di come agire. Quindi evitare la reazione e passare invece all'azione. E quindi ecco cos'è il libero arbitrio, perché tanti invece lo confondono col fare ciò che si vuole quando si vuole. Allora, stiamo andando in chiusura, allora chiedo un ultimo pensiero a Sergio. Ma certamente il libero arbitrio non è soltanto fare quello che ognuno vuol fare, e non è libertà di indifferenza, è libertà di saper scegliere. Il problema è che da questo punto di vista si può scegliere sulla base, e questo lo diceva un vecchio radicale, no? Come Pannella, sulla base dell'informazione che si ha. Cioè c'è il caso che le nostre scelte spesso siano determinate sì dal pensiero, ma da scarsa informazione. Quindi un primo elemento perché il cittadino eserciti veramente il diritto alla propria sovranità, e che perché questa sovranità poi sia effettivamente la sovranità del popolo, per questo scopo, dicevo, è necessario acquisire informazione, cioè su una determinata questione non si può scegliere se non si hanno tutti gli elementi che appunto consentono una scelta adeguata, corrispondente alla effettiva importanza di quel momento della realtà. Grazie Sergio. Marco, un pensiero anche tu in conclusione? Ma allora, per chiudere al volo, io cercherei di ribadire quel concetto tanto a me caro e che abbiamo ribadito anche qui questa sera, cioè cerchiamo sempre di pensare, cioè io sto vedendo un'involuzione in termini, in ragionamenti, in espressioni. L'altro giorno, per esempio, ho sentito in televisione, è più di una volta che capita questa cosa, dopo la famosa proposta di negare le cure a qualcuno e favorire lasciarle solo per altri, o che già avevamo discusso, inizio sempre più spesso a sentire scienziati o pseudotali dire proprio in merito a quello che diceva Sergio, cioè sulle informazioni, sui dati, sull'essere veramente a quel punto poter fare una scelta consapevole su qualsiasi aspetto della propria vita. Ho iniziato a sentire scienziati che mi sembravano membri di quella chiesa dei roghi dire ma i dati però non è che possono essere letti da tutti, vanno capiti, vanno interpretati, non tutti hanno la possibilità di capirli. Ecco, mi ricordava molto quando una certa chiesa voleva vietare la lettura della Bibbia, e perché poi magari la capisci, cioè tu come no, non li devi leggere i dati, perché tu te la devo spiegare io, cioè dove vuoi andare? Te li spiegano i preti, insomma, no? Non puoi Esatto, leggerla da esattamente. solo. Esatto, ecco, e sentendo queste frasi io mi sono realmente inquietato. Primo perché c'è uno svilire l'essere umano, per carità, non saranno tutte cime, però
adesso non dico leggersi un'intera pubblicazione, ma guardare una tabella con dei dati e riuscire a cavarne un risultato non è impresa inverosimile. Come non è impresa inverosimile per qualsiasi persona prendersi la Bibbia e leggersela. Poi, se vogliamo andare a significati più profondi, interpretazioni ed analisi più complesse, ok, per carità. Però, diciamo, questa similitudine fra i due ragionamenti e i due approcci, quello appunto di reminiscenza cattolico-cristiana e quello che sto vedendo adesso fra gli scienziati, pseudoscienziati, meglio definiti scientisti, mi preoccupa parecchio, diciamo, è un parallelo che mi inquieta a dir poco. Grazie Marco, grazie anche a Sergio. Noi ovviamente salutiamo tutti quanti, grazie, è stato ovviamente un dialogo molto costruttivo come sempre. E voglio ringraziare tutti coloro che sono stati con noi fino adesso, insomma, in questa serata. Tranne quelli che ancora non hanno messo mi piace, che sono tanti, che verranno immediatamente poi obbligati alla 7ª dose se continuano così. Se vi piace, piuttosto mettete un dislike, se no dovete cliccare, usate il ditino. Usate il ditino, appunto. Grazie ovviamente a tutti quanti che hanno scritto anche in chat, hanno messo le loro considerazioni, quindi grazie davvero, e grazie anche a tutti coloro che ci ascolteranno poi successivamente. Se vi è piaciuto appunto questo video, come siete stati invitati da Marco, mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al canale e se volete attivate la campanella per rimanere aggiornati sempre sui nostri prossimi eventi. Inoltre, per chi magari durante la settimana non riesce a seguirci, potete ricevere il nostro promemoria tramite la newsletter e potete iscriversi sul sito www.mrtv.it. Io ringrazio di nuovo Sergio per essere stato qua stasera. Grazie Sergio. Grazie a voi. Grazie a te Serena, a te Marco, e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie Marco. Grazie a voi, grazie Serena, grazie Sergio e grazie a tutti. E allora, sigla. Mi hai preso in contropiede.